Vedete alle nostre spalle uno splendido fiume marrone che fa veramente cagare. Buongiorno! Buongiorno da questo posto idilliaco. Vabbè, però sei dormito bene, dai. Sì, si è dormito benissimo. D'altra parte siamo anche già di fronte al posto in cui dobbiamo andare. Me lo svelo. Allora, io ho detto ieri che era un posto che ci tenevo ad andare perché mi piaceva molto, cioè è una cosa che forse è una delle cose più belle di questo viaggio. Ho esagerato. È veramente una cosa che ci tengo. Che cos'è? Il museo del Formaggio! Aspetta, adesso vi rifaccio vedere un attimo la struttura, perché magari ieri sera avete anche intuito, un attimino. Eccolo qua il museo. Ed ecco qua Bruto. Ed è qua bruttissimo. Se siete riusciti a capirlo ieri siete bravi, perché se avete... Non si capisce che sono forme di formaggio. Ragazzi, sembrano anche stronzi messi uno sopra l'altro. Esagerato. Sono marroni. Avete visto per strada ieri quanta cacca c'era di vacca? Quante vacche abbiamo incontrato? Mandrie, greggi, di tutto. Anche a me prude il Chioppe che naso. mi stanno devastando anche a me. Ma perché io le respiro. Ma anche a me arrivano nel naso. Comunque ieri tante vacche, quindi tanto latte e quindi tanto formaggio. Basta, zona... hai rotto le balle. Questa zona è un altipiano, siamo a 1.800 in questo momento, ma l'altipiano è 2.000. In ogni caso, come avete visto, erano solo pascoli, prati verdi, pascoli infiniti, greggi, mandrie. Erba proprio alla grande. Esatto, quindi si suppone che da queste parti il formaggio lo sappiano fare. Tenete presente una cosa, noi in giro per la Turchia più o meno trovavamo quelle 3-4 varietà, però poi alla fine si assomiglia molto come formaggio. Sì. Non ha il formaggio come il nostro. Potremmo essere smentiti adesso, nel senso che qua in questo paese a Kars esattamente ci sono un casino di negozi che vendono formaggi. Probabilmente entreremo dentro a vedere che qualità hanno. Probabilmente, dice lui. Vabbè, era per non fare proprio così. Vabbè, sì, cioè, questa è la seconda cosa che dobbiamo fare oggi. Esatto. La cosa particolare che secondo me non hanno, ma anche qua posso essere smentito, dei formaggi arborinati come i nostri. C'è tipo il gorgonzola, per farci capire, no? Un formaggio blu che non ho mai visto qua. No, però mai. potremmo avere invece delle ottime sorprese e trovare. Ora lo scopriamo. Blu. Al massimo ti racconteranno un po' come fanno i formaggi, ma quei 2 o 3 che abbiamo visto. L'allevamento, non so, le formazioni magari del territorio, non penso che ti fanno vedere i formaggi, non è un caseificio. C'è un laboratorio, questo sì, l'ho letto dentro, probabilmente se ci sono delle scuole, allora magari a quel punto lì organizzo magari anche tipo la preparazione del formaggio. Non lo so, andiamo a vederlo, non è enorme, quindi penso che in 5 minuti lo giriamo. Sì, veramente piccolissimo. La struttura che vedevamo fuori è solo questa qua, però il museo alla fine è all'interno di questo che è una roccia, quindi è praticamente una grotta enorme. E tutte le domande che hanno fatto lì all'inizio: sei pronto a fare il formaggio, quanto pesa il formaggio, sei intollerante, vabbè, vediamo cosa ci succede. Ma andiamo che sono curioso, andiamo. Anche un plastico che ci aiuta. Questa è la struttura dove siamo entrati, e qua nella roccia ci sono questi magazzini che sono gli ex magazzini. Vediamo. Into the tunnel. Tutti gli animali. Quello che volevo dire è che quando entri hai già un'informazione generale di Kars. Ti parlano di una stazione che è stata costruita quando questa città era sotto il dominio russo, ti fanno vedere la flora e la fauna della zona e ti dicono che qua d'inverno viene a meno 40 gradi. Che fa freddino. Ora entriamo in una stalla. Mi fanno impressione, sembrano vere. Oh Madonna Santa, Dio mio, non riesco a guardarla. Questo è un altro corridoio lampeggiante. Ed arriviamo alla parte interessante. Composizione chimica del gruviera. Ci lasciano al buio qua. Vabbè, tanto la pila ce l'ho.
Siamo praticamente all'interno del primo grosso caseificio Cars. Sostanzialmente qua si produceva e si conservava il formaggio. Tutti questi tunnel sono tutti stati scavati, se guardiamo sono proprio le scalpellate, si vedono ancora. Ragazzi, un ripassino di come si fa il formaggio, anche se, voglio dire, in Italia... Noi lo sappiamo bene. In Italia... Si scalda, si fa il caglio, si raccoglie il caglio. Qualcuno lo fa anche a casa. Esatto. Si raccoglie il caglio, si mette nelle forme, si fa uscire il latticello, quello che rimane del latticello e del caglio. Si pressa Bene e voilà, si vengono la salagione. È bello, sembra zio Pino. Mamma mia, sembrano veri sti manichini, sembrano persone vere, ragazzi. Che paura che fanno. Dopo la salagione si mette alla stagionatura. La stagionatura dei formaggi è la parte più importante, perché dove i microbatteri trasformano il latte, il caglio in vero formaggio. Ed è ovviamente a temperature controllate, ed è per questo che le cantine sono sempre costanti alle stesse temperature. Queste ci dicono che le temperature qua sono intorno ai 4-8 gradi. Si sente? Fa freddo, ragazzi. Volevo una felpa. Dopo aver fatto la salanoia si salano esternamente e poi iniziano tutto quello processo. Poi dipende dai formaggi, però si girano una volta alla settimana, poi una volta al mese e via discorrendo. Poi ognuno ha la sua ricetta. Qua vediamo delle piccole rappresentazioni di come si faceva il penir, che qua vuol dire formaggio, ok? A casa, anticamente. E ci sono così le riproduzioni delle case che abbiamo visto nell'altopiano. Questa invece è la rappresentazione dei primi caseifici, piccoli ovviamente. Eccoli qua i tipi di formaggio che ci sono qui a Cars, più o meno li abbiamo già provati tutti. Questa è la treccia, una specie di mozzarella super salata. Questo dovrebbe essere più tipo un Edamer, un Emmental, ma è molto simile a quella mozzarella. Questo è il Cecil Peiniri, quello fatto a filini, che noi mangiamo spesso, ma qua è la versione con la muffa. E questo è un formaggio granuloso da aggiungere magari al menemen o queste cose qua. Questo è un posto dove, quando ci sono i workshop, Veramente con le scuole lo fanno. A noi no, non si assaggia niente oggi. No, c'è il negozietto qua, se lo comprare. Sarebbero questi i tipi? Ok, qua si spiega meglio. Ruviera, Turufo, Cecil. Eccoli qua. Considerazione, costa poco, €1 e qualcosa. Se siete qua fatevelo in giro, perché almeno vedi quelli che sono, come posso dire, le produzioni locali. Niente di che, museo finto, come avete visto. Però per €1, se siete qua, passate la mezz'oretta. Fa freschino, soprattutto di estate, ve lo consiglio perché dentro si sta da Dio. Fa quasi freddo. In inverno, primavera e autunno portatevi 2 felpe. Sì, anche i mombut e i guantoni. La parte della ricetta dello chef e dell'assaggio e del tizio che doveva farci provare ad alzare la forma, quanto pesa la forma, non c'era. Si vede che in settimana non lo fanno, magari lo fanno solo il sabato e la domenica, chi lo sa, nessuno ti spiega niente come al solito. Secondo me impareremo molto di più sui formaggi andando in centro ed entrando in un negozio di formaggi. Un po' scammati in questo museo. Ma per €1, dai. Ma sì, ma mancava la parte interessante, gli assaggi, il toccarlo, il coso, per guardare 2 foto, 2 plastici. Ascolta, chiara da me, ti avrebbero fatto pagare €5 con l'assaggino. Ma doveva esserci, non è che me lo siamo andiamo nel inventato io. negozio, che là, se vuoi comprare, ti fanno assaggiare gratis. Fidati. La verità è uno che di cibo ne sa. Vediamo dove mi porti, va? Tu che sai scegliere i negozi. Andiamo. Cars è una località turistica prettamente invernale, come si vede anche dal fiocco di neve, anche perché Cars vuol dire neve. Qui attorno ci sono degli impianti sciistici che vengono utilizzati d'inverno dai local, insomma, dai turisti turchi. Per la serie non vi farò i pipponi su Urarti, Surgiurchi, che sono tutte le Selgiukidi, insomma, che sono tutti quelli che sono passati di qua, compreso russi, che ho detto prima. Vi dico soltanto che questo castello che avete visto prima alle spalle è stato costruito nel 1153. Successivamente quei vari personaggi che sono arrivati l'hanno distrutto e nel 1570 e qualcosa l'hanno ricostruito, quindi è più ovviamente recente e ristrutturato poi anche ultimamente. Poi Marina adesso vi parlerà invece di una chiesa che c'è qua alle mie spalle. Questa chiesa
Arrivando si nota subito questa chiesa, l'ho notata perché studiando quello che dovremo vedere nelle prossime settimane mi sono accorta che è classicamente la struttura georgiana e armena delle chiese. Allora mi sono informata e ho letto che era stata proprio costruita appunto come chiesa armeno-georgiana nel X secolo. Poi, quando la città è passata sotto il regno dei musulmani, è stata convertita in una moschea. Infatti dietro c'è anche il minareto. No ragazzi, non è mica su il minareto, non gliel'hanno mica fatto. Cioè, quello che vedete è il minareto di un'altra moschea che è lì dietro. Allora, un minareto, una moschea. Un minareto, altra moschea. Un minareto fra le case, altra moschea. Altri 2 minareti lì. Aspetta che li indico bene. Sì. Altra moschea. Un altro qui. Altra moschea. Un altro qui. Altra moschea. E poi è la nostra chiesa senza minareto. Ora, nell'arco di 100 metri di raggio, a dirlo tanto? Esagerati. Oddio, è vero che a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, 4.700 anime, c'è una qualcosa come, se non sbaglio, 16 o 17 chiese, tra sconsacrate e meno. Però ragazzi, anche qua esagerano. C'è un matrimonio. Che bellini. Hello. Questo non so cosa sia. Da provare? Ah, fantastico. Ah, così ci capiamo subito. Ah, così ci capiamo. Gruviera, sì. Gruviera. Questo l'abbiamo. Questo è Gruviera, lo proviamo. Questo. Ah, questo è di capra? Ok. Un cheddar di capra. Mm-hmm. Bufalo. Bufalo? Interessante. Formaggio al cumino. Ci siamo persi coi nomi. Old cheddar. Questo qua è questo? Dopo. Cosa gli hai detto? Che voglio lo sconto. Siamo a Kars, È già iniziato a nevicare per l'inverno. città di turismo invernale e nevica. L'aria è invasa dai pioppi. Ti entrano nel naso, vero? Sì. Siamo venuti a prenderci 2 chai. Dopo essere stati inculati col prezzo. Sono scammati anche al negozio di formaggi. No, secondo me ce l'ho fatto pagare un po' di più, però. Come fai a discutere qua? Stiamo parlando forse di 5 euro in più. Lo metti in conto. I prezzi non erano esposti, non ti danno prezzo per ognuno. Siamo entrati nel primo negozio senza aver prima fatto il giro negli altri per vedere. E quindi ho fatto un po' il prezzo che volevo. Però gli hai mangiato tutto il vassoio di assaggi. Sì. Forse è per quello. Se ne frega. Purtroppo ogni tanto succede, quindi lo metti in conto. Se no dovresti perdere più il tempo, fare il giro, analizzare i prezzi e chiedere, che ti passa la voglia. Come va Marina con questa nevicata di Kars? No, sto respirando tutti i pioppi dell'Anatolia. Non so quanto resisto. Ai lati del marciapiedi si è accumulata tutta una lana, una roba. Ecco, e quando appena si muove un alito di vento vengono su tutti. Mi è fatto venire in mente una cosa. Adesso lo posso dire, tanto sono passati anni e è andato in prescrizione. Dicevano ci sono occasioni di pioppi e sotto questi pioppi si era formato praticamente 10 cm di questa lana bianca. Ah, ho già capito cosa che noi abbiamo dato fuoco. Dopo un quarto d'ora c'erano i vigili di fuoco che spegnevano il bosco. Un minuto. Mica sei esagerato. Quanti minareti c'erano qua vicino? 5-6? Sì, ma ne basta uno.
Allora ragazzi, confermata che è una città scam, nel senso che tutto è più caro, per non dirti che siamo andati in farmacia perché Mario aveva bisogno di prendere una medicina che esattamente una settimana fa in un'altra farmacia che avete visto abbiamo pagato 200 rotti lire e qua 386 lire, quasi il doppio. Calcolando che era una farmacia pensavo che i prezzi fossero uguali, invece no, qui ognuno fa i prezzi che vuole. Abbiamo girato per vedere ristoranti, per mangiare un kebab, piuttosto che ragazzi tutto il triplo costa qua. Quindi questa qua è il cortina da un pezzo della Turchia dove quindi sapete cosa vi dico, siccome basta oggi basta, basta, ce ne andiamo in camper che almeno io a loro. E viene giù dal cielo neve. Mi sento Banfilino Banfi. Siamo ancora qui ai piedi del castello di Kars, la piazza dove eravamo prima, dove abbiamo preso il tè qui di fronte, ma la wifi arrivava meglio da qui. Quindi abbiamo messo il computer qui su un muretto. Scrocchiamo. Abbiamo ancora qualche giga della Turchia, ma ci servirà per quando torneremo. E abbiamo ancora qualche balla che gira per lo scam. E quindi scrocchiamo. Esatto. This is possible to small F because you have altitude and distance and also the speed. Siamo arrivati in un posto fantastico, ci sono anche altri camperisti, abbiamo parlato adesso con una coppia di giovani tedeschi, 70 anni, che stanno facendo volare il drone per la prima volta e siamo al lago di Cildir, a circa una sessantina di chilometri dal confine. Perché abbiamo deciso domani di passare il confine. Adesso stiamo qua a Arieta, quindi stanotte si dormirà bene. Ci godiamo questo lago che è fantastico, completamente naturale. È una cosa, cioè non ci sono strade, c'è giusto questo 2 o 3 posti per potersi fermare e goderselo in santa pace. Vede che ci siamo lavati. Guarda che capelli, Mauri. Tirali su. Aspetta, sto in omaggio. Ma cos'è? Ai cocker, ai cani? In omaggio agli AC/DC al concerto che c'è stato. Hai voglia ormai. Qualche settimana fa. Va bene ragazzi, cosa ne pensate? Noi siamo abbastanza rilassati. Che ne pensate? Come va la vostra serata? Noi adesso siamo abbastanza rilassati. Aspetta che io mi faccio il gin tonic. Posso guardare. Cinci ragazzi, ci vediamo domani, ciao. Ciao ragazzi.